Benvenuti al Bioparco di Valencia, uno zoo moderno e immersivo. Oggi ci troviamo sull'isola del Madagascar, dove i visitatori possono entrare a contatto con ben 6 specie diverse di lemuri e anche altri animali della grande isola africana, come, per esempio, il fenicottero rosa. Questo grande ed elegante uccello vive nelle zone paludose di Africa, Europa e anche parte dell'Asia, in enormi gruppi formati da singole coppie monogame. Ma ora, andando avanti in questo stretto sentiero tra le pareti di roccia, guardiamo in alto e individuiamo la nostra prima specie di lemure, il lemure catta, chiamato anche lemure dalla coda ad anelli per la coda a fasce. Vive in grandi gruppi gerarchici nelle zone più desertiche del Madagascar, nutrendosi di erba, frutta, bacche e talvolta anche insetti. Ora, andando avanti nell'area del Madagascar, su un altro albero troviamo il lemure fronte rossa. Specie vulnerabili di estinzione, vive solitamente in harem dominati da un unico maschio, nelle foreste secche del Madagascar meridionale. In un recinto separato dall'area dei lemuri troviamo la testuggine delle Seychelles, la più grande tartaruga terrestre, che può arrivare ai 200 anni di età e ai 100 kg di peso. Attraversato un piccolo ponticello, ci troviamo nell'area più boschiva dell'isola, dove incontriamo, appeso a uno dei cartelli, un simpatico vari bianco-nero. Lemure particolarmente grosso, chiamato in inglese ruffed lemur, per il pelo particolarmente folto. Al parco, oltre ai bianconeri, troviamo un'altra specie di vari, il vari rosso, specie ancora più grossa generalmente. Come il vari bianconero, vive in piccoli gruppi nel nord-est dell'isola. Essendo le due specie strettamente imparentate, anche al parco tendono a spendere la maggior parte del tempo insieme. Andando avanti, troviamo ai nostri piedi una rara ed elusiva specie di lemure, il lemure mongols, facilmente riconoscibile per il manto grigio-marrone e le guance arancioni. Al parco ne vive una coppia, che mi ritengo molto fortunato ad aver visto così da vicino, essendo una specie solitamente timida e schiva. Il lemure mongols, ovvero lemure mangusta, vive nelle giungle del nord-est dell'isola, dove è minacciato a causa della deforestazione e del commercio come animale da compagnia.
Altra specie che troviamo in quest'area è il lemure a ventre rosso, un piccolo lemure di cui il parco ospita una coppia, vulnerabile di estinzione per gli stessi motivi del lemure mongoose. Lo troviamo nella parte orientale del Madagascar ed è facilmente riconoscibile per il manto rosso e le chiazze bianche contorno degli occhi. Ma ora, voltandoci, troviamo un piccolo laghetto con al centro un'isola che ospita il più grande carnivoro del Madagascar, il fossa, cacciatore di lemuri e anche di altri piccoli mammiferi, come roditori e tenrec. Il parco ne ospita 2 esemplari che rimangono separati tranne che nel periodo riproduttivo, che va tra settembre e novembre. Infatti anche in natura il fossa è solitario, tranne che in questo periodo, dove va alla ricerca di un partner per riprodursi. La femmina, dopo una gestazione di circa 3 mesi, darà alla luce tra i 2 e i 4 cuccioli. Purtroppo questo animale è a rischio vulnerabile di estinzione, a causa delle popolazioni locali che, per motivi superstiziosi, gli danno la caccia. Grazie della visione e ci vediamo al prossimo episodio.